getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino. Quest'angolo per me non è una semplice vetrina. Qua c'è un pezzo della mia vita, ci sono tanti impegni, tanti sacrifici, ma soprattutto c'è qualcosa che mi fa stare bene ogni volta. Preparo tutto e oggi voglio fare un video per te. Tanti creator dall'inizio, quando aprono un canale, pensano che per avere successo bisogna di avere l'attrezzatura giusta e quella professionale, magari quella che costa di più. È talmente sbagliato. Intanto preparo tutto. Quella che conta di più è la luce. È un treppiedi, posizionare la camera bene, avere l'occhio su tutto, di trovare la diaframma giusta per riuscire a trasmettere alle persone quello che tu vuoi, per emozionarli, per dargli un messaggio positivo, ma soprattutto la creatività, la fantasia. Come una tenda soffiata dal vento, il suono della pioggia, della natura, la loro protagonista, come appare davanti a loro per salutarli e magari anche di regalargli un fiore, perché no? Piccoli dettagli che sono banali ma molto importanti, come ad esempio questa tenda che dà una sensazione di leggerezza e spensieratezza. Beccami. Sali, tranquillo, sali. Sali. Ho di nuovi prodotti di Ikea e oggi voglio condividere alcuni con voi. Questa portabottiglie ha un design semplice ma di stile, ma io in questo video lo userò per tutt'altro. Ha anche dei ganci che li puoi fissare bene al muro. Adoro questi asciugamani di Ikea, sono molto belli, beige chiaro, in misto cotone e viscosa e rende questo asciugamano estremamente morbido e assorbente. Sono di asciugamani che assorbono bene l'acqua ma non li lascia inzuppati o umidi. Gli asciugamani più compatti di solito fanno fatica ad asciugarsi, ma questo no, per cui vi lo consiglio.
Questo portabottiglie lo vedo ottimo come portasciugamani, guardate dà anche un certo designer nel nostro bagno e lo abbellisce molto. Una composizione molto minimal, tutto bello curato che sta. Io mi sono aiutata comunque con un po' di scotch adesivo per farvelo mostrare, ma volendo lo potete fissare al muro. Questo portaoggetti, porta tutto, è ideale per tutta la casa, ma anche lo possiamo mettere in bagno, all'ingresso, in cucina per tenere a portata di mano piccoli oggetti. Io ne ho presi da questa serie tanti contenitori nel modo di riuscire a creare più ordine nella stanza dei miei figli per tenere tutto in ordine. Ci sono vari colori, potete prendere o nero o beige in base ai colori che avete voi nella stanza. Ogni volta rimanevo incantata quando vedevo questi robottini in giardino delle persone che tagliano l'erba e mi domandavo ma come fa un robot a tagliare l'erba? Vi presento Dream A1, abbiamo il manuale breve dall'inizio, abbiamo all'interno la protezione per le lame, come potete vedere parliamo di un robottino di alta qualità. E se sei nella ricerca di un robot taglia erba, magari questa recensione ti sarà utile. All'interno abbiamo la spazzola che pulisce, dall'altra parte abbiamo un pulsantino che se lo premiamo cambiamo le lame che sono già anche all'interno della scatola, manuale di istruzioni che è molto facile, abbiamo le fascette per fissare la base. Abbiamo anche il filo lungo di 10 metri, la batteria l'abbiamo qua all'interno che quando vogliamo cambiarla in futuro è molto facile da cambiare.
Sono rimasta stupita della sua intelligenza. Abbiamo un display molto pratico, possiamo dal display scegliere la lingua del nostro robotino, possiamo scegliere il taglio dell'erba, le misure che vogliamo, bisogna mettere anche il codice PIN, questo ci aiuterà anche per eventuali furto. Ad esempio, se qualcuno lo alza, vi arriva un messaggio sul cellulare, una notifica, e se voi accendete anche l'allarme di sollevamento, guardate cosa succede. E adesso una guida veloce: scarichiamo l'applicazione di Dream sul nostro cellulare, bisogna andare a scegliere il dispositivo perché il Dream fa anche altre cose, e per la prima cosa bisogna creare la mappatura del nostro giardino. È molto facile, soltanto prima volta bisogna andare con il cellulare come un telecomando per andare a fare la guida al nostro robot. Dall'applicazione possiamo scegliere ogni quando lui deve andare a tagliare l'erba, anche di qua da 30 a 70 mm, possiamo regolare quel taglio dell'erba, possiamo creare più zone, ad esempio possiamo creare anche il modo che il nostro robotino sta parcheggiato in un garage o in un gazebo, e dopo fate il percorso per venire nel vostro giardino. Adesso, come dicevo, per la mappatura lui prima fa un giro per localizzare tutto, per riconoscere ostacoli, gli alberi, i cespugli, poi con il cellulare andate così dietro di lui per creare soltanto il contorno, ok? E dopodiché lui tutta l'area vi la taglia. Ecco, io ho creato anche un percorso, abbiamo anche un 3D, come potete vedere lui ha riconosciuto il mio albero, i miei fiori, le mie piante. Anche se avete animali domestici in casa, fuori, ecco, lui appena vede qualcosa davanti lo evita, ecco, proprio si allontana. Pensate che dall'applicazione possiamo anche scegliere il taglio in base alle zone, cioè magari la zona A la vogliamo di 4 cm, la zona B la vogliamo di 5 cm, ecco, giusto per darvi un esempio. Ad esempio, anche quando inizia a piovere, i sensori percepiscono la pioggia, lui cosa fa? Torna a caricarsi, e bisogna dall'applicazione inserire se eventuale arriva la pioggia dopo un'ora, dopo 2, dopo 3, come preferiamo che lui va a tagliare di nuovo l'erba. Vi lascia il prato molto bello, vedete come è tutto bello tagliato, e se lo vogliamo pulire proprio il robotino basta capovolgerlo e con il tubo dell'acqua andiamo a lavarlo, ed è molto semplice. Vi lascerò tutto nella descrizione del video. A proposito, è molto silenzioso. Oggi condivido con voi una ricetta molto buona e soprattutto che vi farà risparmiare tanto. Amarene insciropate, vi lascerò comunque tutto nella descrizione del video, le dosi e tutto. Abbiamo bisogno adesso di amarene, li laviamo bene, li lasciamo ad asciugare e li togliamo il seme. Per il sciroppo mettiamo zucchero, succo di limone, un po' di acqua e mettiamo sul fuoco. Non appena inizia a bollire che il zucchero si scioglie, aggiungiamo le nostre amarene.
Un altro segreto molto importante è quello di aggiungere la cannella. Sì, perché quando noi aggiungiamo la cannella il gusto è molto simile a quello che noi compriamo, solo che paghiamo anche 18 euro in 500 grammi. Un altro segreto molto utile è quello di aggiungere il glucosio. Datemi retta che quando noi aggiungiamo il glucosio è tutta un'altra cosa. Aggiungiamo il glucosio e lo lasciamo a bollire per circa 20 minuti. Togliamo la schiuma, che in questo modo il sciroppo sarà bello. Le nostre giornate sono piene di impegni, di preoccupazioni, di pensieri. Bisogna fermarci e chiedersi cos'è per noi la felicità. Per una vita più felice vuol dire anche avere un hobby, interessi diversi dal lavoro, fare pause di relax durante il giorno, pensare. È chiaro che capire qual è lo scopo della propria vita è fondamentale per sentirsi soddisfatti di se stessi. Ma tu fermati e pensa se tutto ciò che fai ti rende felice o no. Soltanto quando comprendi i valori, le cose per te rilevanti, i desideri, i sogni, gli obiettivi personali e professionali. Solo una volta individuati questi elementi è possibile passare allo step successivo.